Cosa succede quando un eroe si spinge oltre i limiti del consentito, opponendosi apertamente al volere degli dèi? Le storie della guerra di Troia sono note a tutti, ma poche sono quelle che si concentrano su Aiace o Ileo, un eroe tanto potente quanto imprudente. In questo episodio ti porto nel cuore di una missione segreta e poi ad assistere ad un atto sacrilego nel tempio di Atena, un atto che scatena la furia degli dèi, portando l'eroe locrese ad un destino terribile in mare. Questa è la storia dell'uomo che ha osato sfidare lo stesso Poseidone. Ti prego, non scordare di mettere un mi piace a questa puntata. A te non costa nulla, ma fa davvero la differenza per la salute del nostro canale. Desidero ringraziare i mecenati di questa puntata: Giacomo, Andrea, Gianmario, Dalila, Denise, Valentina e Gabriele. Grazie anche a Jimbo e Gioele. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 197. Aiace o Ileo che sfidò Poseidone. Abbiamo parlato dell'eroe locrese in diverse occasioni durante il nostro percorso sulla guerra di Troia. Egli è uno di quei protagonisti di secondo livello sulla scena della Grande Guerra. Ci sono Achille, Ettore, Diomede, Odisseo e molti altri che si accalcano sulla ribalta. Aiace o Ileo, detto il minore per la sua statura ridotta rispetto a quella di Aiace Telamonio, si distingue in diverse situazioni. Ad esempio come salvatore delle mura achee a difesa delle navi quando queste sono sotto attacco di Ettore, o in un altro frangente come colui che riesce insieme al re di Itaca a trafugare il Palladio. Ti si sono rizzate le antenne? Forse ricordi come nella storia ufficiale si narri di come sia stato Diomede, in compagnia del re di Itaca, ad avventurarsi dentro le mura di Troia. C'è un'altra versione che racconta invece di come sia stato proprio Aiace o Ileo a far parte di questa spericolata missione segreta. Nel racconto di oggi prendiamo come buona questa versione alternativa. Ti anticipo già che si tratta di una variante interessante della narrazione della guerra di Troia ed è così peculiare che se ne rimane affascinati. Ma andiamo con ordine e vediamo di conoscere meglio questo eroe un po' particolare. Aiace è figlio di Oileo, re della Locride, una ampia regione della Grecia che si affaccia sul Golfo di Corinto. E prima che me lo domandi ti confermo che sì, la meravigliosa Locride in Calabria prende il nome dalla colonia ionica anticamente fondata su quelle terre. Oileo è un composto del termine Ilo, che è il nome di uno dei re di Troia. Uno dei due nomi della città di Priamo è proprio Ilio, in memoria di quel grande sovrano. C'è dunque un legame che vincola la Locride, terra natia di Aiace, alla città di Troia? Certo, ma di questo parleremo tra poco. Ora torniamo alle caratteristiche peculiari del figlio di Oileo. Egli è il corridore più veloce tra gli Achei, ben inteso, sempre dopo Achille, ed è forse il più abile e preciso nel tirare con la lancia.
Nella corsa, durante i giochi per la morte di Patroclo, Aiace conduce con buon vantaggio la gara, precedendo Odisseo e Antiloco, figlio di Nestore. Egli già pregusta la vittoria, ma questa gli viene soffiata via dal re di Itaca. Invisibile agli umani, Atena, che ama l'astuto eroe, ascolta la silente preghiera del suo protetto e fa uno sgambetto ad Aiace, facendogli perdere l'equilibrio, e poi lo fa atterrare miseramente sopra un cumulo di letame. Aiace, fermato a pochi passi dal traguardo e così vergognosamente umiliato, fa uscire dalla bocca improperie, mentre tutti gli astanti si prendono gioco di lui con grasse risate. In ogni caso, pur coperto di letame, egli riprende la corsa e conquista il terzo posto. È raro trovare nell'epica esempi comici come questo, anche se a dirla tutta questo episodio contiene gli stessi elementi di riflessione sulla vita degli uomini sottoposti al capriccio degli dei e sugli eventi avversi che possono accadere, elementi che pervadono l'opera omerica. Aiace che si rialza e continua la corsa è un ulteriore esempio di come noi non possiamo concedere a questi eventi avversi il potere di fermare la nostra volontà di andare avanti, di affermare noi stessi. Altrove incontriamo Aiace vestito con un corsetto bianco di puro lino. Così si presenta alla riunione in Aulide e tutti rimangono sorpresi dal lungo serpente ammaestrato che, come un fedele servitore, segue ogni suo passo. Nella versione che ti propongo oggi, come ti dicevo, Aiace è il compagno di Odisseo nella spedizione segreta in Troia per andare a trafugare il Palladio. Come ricorderai, questa statua lignea che si trova nel tempio di Atena protegge la città di Priamo da qualsiasi attacco. Se quella statua lascerà le mura di Ilio, la città perderà la sua invincibilità. Qui inizia il nostro mistero. Come hanno fatto i due eroi greci ad entrare senza essere visti in Troia? Devi sapere che esiste un passaggio segreto che sbuca in un luogo protetto e che conduce fino al tempio di Atena. Aiace Oileo, signore della Locride, conosce forse l'ubicazione di questo cunicolo? Lasciamo sospesa la questione per il momento e torniamo a parlare dell'eroe locrese e delle sue azioni. Il rapporto tra Odisseo e Aiace Oileo, sebbene segnato da collaborazioni in missioni come il trafugamento del Palladio, è caratterizzato da tensioni sottili ma persistenti. Odisseo, l'astuto re di Itaca, è abituato a risolvere i conflitti con l'ingegno, mentre Aiace Oileo, che ormai conosciamo per la sua impulsività e il coraggio spregiudicato, preferisce un'azione diretta. Questa diversità di carattere porta a scontri di vedute tra i due, con Odisseo che tende a diffidare delle scelte istintive e talvolta sconsiderate di Aiace. Questa diffidenza raggiunge il culmine durante la caduta di Troia, quando le azioni di Aiace nel tempio di Atena sconvolgono l'equilibrio già precario tra i due eroi. Se Odisseo ha inquadrato Aiace come un prezioso alleato, ora non può ignorare la tracotanza dell'Ocrese, che spesso sfida apertamente gli dei. Quando Odisseo viene a conoscenza della terribile azione compiuta da Aiace, il suo senso di giustizia, ma anche il desiderio di proteggere la fragile pace con gli dei, lo spingono a denunciare il compagno. La figura di Aiace Oileo, infatti, diviene di importanza capitale nel momento in cui Troia cade. Durante il saccheggio, l'eroe si trova in prossimità del tempio di Atena. Vede la vergine Cassandra entrarvi di corsa per cercare rifugio. Come distinto, la segue. In preda al terrore, la principessa figlia di Priamo abbraccia l'altare e la statua di Atena, implorando la dea di darle un aiuto. Aiace, terribile e sordo alle preghiere, si avventa su di lei. Ci sono alcune versioni che affermano che Aiace si sia limitato a trascinare via la giovane, ignorando apertamente il diritto all'asilo all'interno di un tempio. Il racconto più noto, invece, narra di come Aiace abbia violato la purezza di Cassandra proprio sotto la statua di Atena, causando il disdegno della dea. Si dice che gli occhi della statua si siano orientati verso il cielo,
per non vedere quell'azione peccaminosa. Aiace, con questa azione, dimostra la sua totale assenza di timore degli dèi. Egli ascolta solo il suo istinto, la sua ira, il suo tracotante desiderio che sfoga sulla giovinetta. Cassandra, prigioniera, viene notata da Agamennone, che la prende per sé. Ci si prepara a partire, ma Calcante e Anfiloco, i veggenti di Agamennone, prevedendo una lunga e pericolosa tempesta in mare, avvisano i capi che loro torneranno in patria via terra. Tutti ridono, i due sono pazzi, il cielo è terso e non c'è una nube all'orizzonte. La risposta degli dèi non si fa attendere a lungo. Mentre i fuochi in Ilio ormai sono spenti, dei forti marosi impediscono alle navi di partire. Per tutti la causa è più che evidente. Qualcuno ha commesso un sacrilegio durante il saccheggio, qualcuno ha fatto adirare gli dèi. Non si sa come, ma Odisseo ha sentito dell'azione terribile di Aiace e lo denuncia pubblicamente. Il signore della Locride deve essere punito per la sua azione sacrilega. La sua lapidazione porterà pace nei cuori degli dèi e la loro ostilità verrà placata. Aiace accusa il re di Itaca di giocare sporco, di voler nascondere qualche azione che proprio lui magari ha commesso, e gli giura e spergiura di non aver violato la ragazza. Chiede di far portare davanti all'assemblea Cassandra, che ora è diventata proprietà di Agamennone, a testimoniare del fatto che lui l'ha solo trascinata via dal tempio, ma che non l'ha stuprata. La giovane principessa viene interrogata davanti a tutti gli Achei. Ella abbassa il capo e non proferisce una parola. Aiace non può essere condannato, ma nemmeno scagionato. Le parole di Calcante sono ancora nelle orecchie di tutti. Aiace se la vede brutta. Qualcuno lo potrebbe uccidere assalendolo a tradimento in un agguato. Corre perciò al tempio di Atena e, abbracciando proprio quell'altare dove la giovane ha cercato rifugio, si dichiara colpevole solo di aver rimosso il simulacro della dea. Promette a tutti che espierà la propria colpa una volta tornato in patria. Esaudendo i desideri di Nauplio, il triste re padre di Palamede ucciso ingiustamente, Poseidone manda grandi onde a distruggere il muro eretto dagli Achei a difesa delle navi. Aiace decide di non aspettare oltre e, contrariamente a qualsiasi buon senso, fa levare le ancore alla sua flotta in quella che a tutti appare solo una breve pausa nella bufera. La sua tracotanza lo porta sì in mare aperto, ma così facendo egli diviene un bersaglio fin troppo facile per un fulmine di Zeus. Atena, che chiede al padre in prestito una folgore, spezza proprio la nave ammiraglia, quella dove naviga Aiace. Immagina ora la flotta separata da altissime onde. Alcune navi vengono inghiottite da improvvisi gorghi, altre vengono stritolate, altre fatte a pezzi. I marinai si gettano fuori bordo per cercare una salvezza, aggrappandosi a qualche relitto. Provano grande gioia per questi naufragi le tristi schiave a bordo delle navi. Sapendo di essere destinate a morire inghiottite dal mare nero, abbracciano i loro carcerieri, avvinghiandosi strettamente e impedendo loro di nuotare via. In questo modo quelle donne infliggono agli Achei una vendetta pari alla loro rovina. Dall'alto dei cieli, come ti dicevo, la dea dagli occhi azzurri scatena la folgore sulla nave di Aiace e Ileo e la spezza in due. L'eroe fa in tempo a saltare fuori bordo e si aggrappa ad un albero della nave per prendere fiato. Poi comincia a nuotare, schivando i relitti. Egli sa perfettamente dove si trova. La sua flotta stava costeggiando un gruppo di scogli poco lontano da lì. Egli a nuoto può raggiungerlo. Con le sue braccia possenti fende le onde del mare in direzione di quegli scogli. Tutti gli dei che ora stanno guardando la scena si stupiscono della forza d'animo e del coraggio di questo uomo. Per il suo divertimento e per non farlo morire troppo velocemente,
Atena solleva delle onde e su queste onde solleva Aiace, che invece di abbandonarsi alla morte continua ancora a nuotare e a nuotare. Ancora viene portato in alto sulla cresta di un'onda e poi fatto precipitare dall'alto nel mare, ma le sue braccia, che pur grandi fatiche hanno sopportato, non sono stanche. Attorno a lui 1000 fulmini si inabissano nel mare, ma nulla pare poterlo fermare. Aiace, finalmente, con una mano riesce a raggiungere uno di quegli scogli. Con fatica ci si arrampica sopra e con i piedi ancora in acqua alza gli occhi verso l'alto. Aiace, che ha superato tutte queste difficoltà, ora pensa di aver prevalso anche sugli ostacoli che gli dèi gli hanno messo di fronte. Egli crede di essere sopravvissuto grazie al suo coraggio e alla sua forza. In realtà, la dea degli occhi azzurri ha voluto giocare con lui come il gatto fa con il topo. Il consesso degli dèi sta considerando di salvare la vita a questo eroe come premio per la sua volontà di acciaio, quando Aiace urla al cielo. E così, pieno di orgoglio, dà voce alla propria arroganza, sfidando gli dèi, sfidando lo stesso Poseidone, che il dio del mare alzi onde ancora più spaventose. Egli, Aiace o Ileo, le supererà tutte. A queste parole irrispettose, il dio del mare scuote la terra. Gli scogli su cui Aiace è aggrappato si spezzano e si inabissano nel buio mare, cercando di trascinare l'eroe con sé. Aiace si aggrappa, cerca di scalare le rocce, mentre queste una ad una sprofondano. L'eroe sanguina dalle dita e tutto il suo corpo subisce ferite dagli spuntoni di quelle pietre. È sfinito dallo sforzo, ma ancora crede di potercela fare, di superare l'ira degli dei avversi. Poseidone, per porre fine alla cosa in modo simbolicamente inequivocabile, fa precipitare la cima di un monte sopra quel luogo, schiacciando e sprofondando il corpo di Aiace, che non verrà più ritrovato. Il personaggio di Aiace ci parla da oltre 3000 anni. È forte, coraggioso e tenace, ma allo stesso tempo è prigioniero del suo desiderio e soprattutto della sua arroganza. Nella vita tutti abbiamo incontrato persone che eccellono in ciò che fanno, spesso da sole, e se ne guadagnano meritatamente il riconoscimento. A volte queste persone finiscono tuttavia per perdere di vista il rispetto per gli altri, dimenticando cosa significhi davvero considerare gli altri. La tracotanza di Aiace, che contrasta gli dèi, viene punita. È un monito per chi si illude di avere il controllo assoluto sul proprio destino. Questo mito ci ricorda come l'umiltà sia essenziale per riconoscere la fragilità della nostra esistenza e per capire quanto effimera possa essere la gloria delle nostre conquiste. Ma torniamo a noi. Passano i mesi e la Locride, la terra di Aiace, comincia ad essere colpita da pestilenze e da calamità naturali. Per la popolazione, ignara di quale possa essere il motivo che ha fatto scatenare l'ira degli dèi, non c'è che una soluzione: inviare qualcuno a consultare l'oracolo di Delfi. Il verdetto della Pizia è chiaro. Le divinità sono adirate per l'azione sacrilega che Aiace ha perpetrato nel suo tempio a Ilio. Per espiare questa colpa, ogni anno e per 1000 anni, 2 giovinette tra i 10 e i 16 anni, di nobile famiglia, dovranno prendere il mare ed essere inviate a servire nel tempio di Atena, proprio in Troia. Già, queste 2 vergini dovranno dedicarsi alla divinità in terra nemica. Le fanciulle vengono estratte a sorte e inviate di notte in stagioni sempre diverse sul promontorio che si affaccia su Troia. Sono accompagnate da parenti che conoscono bene la zona e che in qualche maniera riescono a farle introdurre di nascosto nel santuario. Il destino di queste 2 ragazzine è terribile. Se venissero scoperte mentre si intrufolano nel tempio, verrebbero lapidate, il loro corpo sarebbe poi bruciato e le loro ceneri disperse in mare. Le giovani possono sfuggire a questo fato solo in un modo:
devono riuscire ad arrivare non viste all'interno del perimetro sacro del Tempio. Una volta giunte in quel luogo, esse si ritrovano al sicuro da qualsiasi azione violenta dei troiani, vengono sottoposte a tonsura e svolgono umili lavori all'interno del Tempio. Secondo alcuni, le ragazze servono per 1 anno nel Tempio, per poi ricevere il cambio da altre 2 compagne. Secondo altri, una volta entrate in Ilio, le giovani locresi non possono più fare ritorno in patria. Come puoi ben immaginare, i sopravvissuti alla guerra di Troia non vedono di buon occhio che dalla Locride giungano 2 ancelle di Atena dopo quello che Aiace ha osato fare proprio nel tempio della dea. Quando giunge un cambio di stagione e si sospetta che le ragazze stiano per arrivare a Troia, accade una specie di caccia all'uomo, o meglio, caccia alla donna, per uccidere, come ti dicevo, le 2 giovinette. Poiché non abbiamo testimonianze su queste uccisioni, siamo autorizzati a fantasticare che possa essere esistito un cunicolo segreto, che un tempo abbia collegato i dintorni di Troia fuori dalle mura con il Tempio di Atena. Spingendoci ancora più in là con la fantasia, potremmo pensare che quei cunicoli scuri e stretti possano essere serviti ad Odisseo e ad Aiace per entrare non visti in città e riuscire a trafugare il Palladio, la statua sacra, e a portarla fuori da Troia sani e salvi. Torniamo però ora sul vasto mare, dove la bufera continua. La flotta di Aiace è distrutta e le navi di Menelao sono scomparse come nel nulla. Atena volge lo sguardo alle imbarcazioni del suo protetto, Odisseo, e cerca di fare in modo che non vengano distrutte dalla rabbia di Poseidone. Ma poco può fare quando il grande dio del mare è irato. Molti vascelli della nera flotta fanno naufragio, altri invece vengono dispersi, altri ancora indirizzati verso rotte inaspettate. Per conoscere il nome del protagonista del prossimo episodio, dovrai attendere la nuova puntata. Ti aspetto. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti. Così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Google, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.